Buongiorno, mi trovo dopo Mezzoldo nei pressi del rifugio Madonna delle Nevi. Dietro di me è un comodo parcheggio dove lasciare la macchina e oggi per la terza volta voglio provare a salire al Monte Cavallo. Sono già stato qua più volte per salire al Monte Cavallo, ci ho provato anche l'anno scorso, però il tempo non era uno dei migliori, quindi non sono salito in vetta. L'anno prima ero partito facendo un sentiero un po' esposto per i miei standard, allora avevo rinunciato perché il giro veniva lungo e adesso ci riprovo. Godetevi il video. Io sono arrivato da questo sentiero, ma volendo c'è anche questo tratto cementato che facilita un po' la salita, anche se non è per niente difficile, però magari qualcuno vuole fare qualcosa di facile. In questa zona ci sono svariati sentieri che vi possono fare delle belle escursioni nella Valle Terzera, dove c'è un bel alpeggio, dopo vedrete. Nella Val Terzera c'è anche il rifugio Marco Balicco, che vi consiglio di andare a vedere perché merita veramente. L'anno scorso ero salito nel mese di fine agosto-settembre, avevo fatto il video, poi alla fine invece non ho pubblicato niente perché non ero riuscito a fare il giro. Non ero riuscito a salire in vetta, ma avevo fatto lo stesso giro che avevo fatto altre volte, passando appunto dal rifugio Balicco. Vi lascio il collegamento del video qua sopra, dove la prima volta che ero salito, durante la discesa, avevo beccato un temporale allucinante. La zona è bellissima. Allora, adesso di qui si può salire e riprendere ancora il tratto cementato che sto facendo io adesso. Io farò il tratto cementato per rimanere un po' più fresco di energie per la salita. Dopo vi faccio vedere il pezzettino che taglia fuori un po' questo tratto, ma non è niente di difficile. Qua c'è il sentiero che vi dicevo prima, che lo accorcia un po' dalla salita cimentata, ma praticamente questo sale diritto e lì fa un tornante per salire, però non cambia molto. Là c'è il Monte Cavallo, oggi giornata limpidissima, quindi devo salire. Là sotto c'è il paletto con le indicazioni. Si sale facendo un po' di zigzag. All'inizio magari il sentiero non si vede bene, poi invece qua sotto è molto più chiaro. Si arriva qui e si va su.
2 anni fa avevo provato a salire da quel versante, poi ero arrivato più o meno fino lì, ma il pezzo che continuava andando su lì per i miei gusti era un po' esposto, allora ho preferito evitare. Sono sceso e ho fatto il giro che sto facendo adesso, andando a Rifugio Balicco. Adesso per salire di qua, fianco alla baita, sono le 8:20, sono quasi vicino al punto dove il bivio mi farà cominciare a salire a Montecavallo e poco più avanti c'è il passo di San Simone. Eccomi arrivato al bivio, il cartello indica Montecavallo, invece si prosegue diritti, si va verso il passo San Simone. Io comincio la mia salita. Allora, da qua si vede il sentiero che taglia su di là e poi sale. Adesso fin qui sono arrivato, la cima è là, mi aspetta questo tratto che non so com'è, vediamo se riesco ad arrivare o mi farà tornare indietro perché non me la sento di proseguire. Fin qui sono arrivato, diciamo che visto da qui il sentiero non sembra molto rassicurante, però pian piano si fa e abbastanza larghino, non c'è nessun grosso pericolo. C'è un po' di umidità, bisogna stare attenti a non inciampare, ma se l'ho fatto io, che sono abbastanza prudente, qua dietro. E al terzo tentativo ce l'ho fatta. Montecavallo, Val Brembana, anche questa fatta. Tac. E adesso che ho mirato per bene il panorama, riprendo la discesa e faccio il giro ad anello che volevo fare, poi vi mostro un po' la zona, anche se magari la vedrete o l'avete già vista nel video che ho linkato qua sopra. A dopo, ciao! No, ma guardate dove sono salito, bellissimo, Montecavallo, che spettacolo. Il pezzo più noioso, secondo me, è questo che ho appena fatto, che una volta cominciato a scendere dalla cresta si attraversa questa zona dove ci sono erbe, pini, munghi e vanno un po' sul sentiero, quindi non si vede bene, danno un po' fastidio, ci sono le radici che sono molto scivolose, però pericoloso non è pericoloso, però bisogna fare attenzione, ecco. L'unica cosa è noioso perché dà fastidio, ecco. A me dà fastidio. Adesso arriva il tratto comunque dove bisogna fare attenzione. Ecco, più indietro un piccolo tratto dove c'è una leggera parte di cresta un po' franata, ma i passi sono sicuri perché il terreno è bello compatto. Anche lì bisogna fare un attimino di attenzione, come tutte le volte che si va in montagna. E adesso proseguiamo verso il rientro. Quindi, ricapitolando, il sentiero va via attraverso di lì, poi passa su quella parete, attraversa quei canali qui,
A un certo punto comincia a salire lungo quella parete piena di pini mughi e il sentiero che vi dicevo prima un po' scomodo. Poi pian piano sale e arriva là sulla cresta. Dalla cresta poi cominciate a salire, lì comincia a fare un pezzo appena sotto la cresta e poi invece da lì si comincia a salire in cresta fino a sopra. Eccola là la croce. Quella è la baita dove ero stamattina. Sono salito dall'altra parte, da qui alla baita sono andato su, adesso sono deviato di qua per proseguire di qua. Nel video che ho linkato qua sopra praticamente avrei fatto tutto il giro da sopra, sale, poi a un certo punto si scollina quel passo e poi si va a Rifugio Balicco, che da qua non si vede, e poi si scende tutto il sentiero fino a tornare a Rifugio Madonna delle Nevi. Qui c'è un pezzo spettacolare, io direi che mi posso mettere lì per pranzare. Mi sono messo lì a mangiare, avete visto il time lapse, e adesso prendo quel sentiero che da lì sotto scenderà e mi porterà ancora a Rifugio Madonna delle Nevi, dove ho la macchina, facendo un piccolo anello. Il giro che ho già fatto io altre volte, che è un giro che vi consiglio, molto bello da fare. Si parte da Rifugio Madonna delle Nevi, si prende il bosco, si sale, si arriva qui a questa baita che dovrebbe essere l'Alpe Terzera. Dopo là ci sono le indicazioni, ve le mostro. Si fa tutto il giro là sopra, si vede un sentiero che sale. Poi là in alto c'è una baita bellissima, si attraversa il vallone, si sale lungo quel passo, c'è il passo là, si scende, si va a Rifugio Balicco, che da qua si vede, e poi si ridiscende ancora alla Madonna delle Nevi. Non è un giro lunghissimo, dislivello c'è naturalmente, però non è molto impegnativo, molto bello panoramico. E io adesso mi devo sbrigare un po' perché qua comincia a arrivare il brutto tempo, ma guardate che spettacolo. Qui le indicazioni che vi dicevo prima. Io sono arrivato da là e adesso prendo il sentiero che va giù di lì dove c'è il palo, c'è una segnavia e si va giù a Madonna delle Nevi. Se fate il giro ad anello per il Rifugio Balicco, arrivate da questo sentiero e lì ci sono le indicazioni. Sono arrivato alla macchina, conclusione del giro. Come avete visto, posti spettacolari. La salita al Monte Cavallo forse non è per tutti, perché in un paio di tratti si incresta, si cammina su un sentiero abbastanza stretto e con pendenze ai lati molto verticali, quindi ci vuole passo sicuro, però per il resto è fattibilissimo. Una volta in vetta la vista è spaziale e il resto del giro lo potete scegliere voi. Noi ci vediamo nel prossimo video e preparatevi, perché io e Marco anche quest'anno andremo in vacanza assieme e saranno Dolomiti di sicuro. Ciao!